Benvenuti su Art Time. Oggi esploreremo uno dei capolavori più famosi del Rinascimento, il David di Michelangelo. Un'opera che non è solo simbolo di bellezza e perfezione anatomica, ma anche di coraggio e determinazione. All'inizio del Cinquecento Firenze è ancora una città repubblicana, fiera della propria indipendenza, e spesso in contrasto con le grandi potenze vicine, come Milano e lo Stato Pontificio. In questo clima che promuove valori di libertà, coraggio e virtù civica, nasce una delle opere più iconiche della storia dell'arte, il David di Michelangelo. Nel 1501, appena rientrato da Roma, Michelangelo riceve dall'Opera del Duomo di Firenze l'incarico di scolpire una statua di David. La scelta del soggetto non è casuale. David, il giovane pastore che sconfigge il gigante Golia con una semplice fionda, diventa il simbolo della forza morale e della saggezza della Repubblica Fiorentina. Gli viene consegnato un enorme blocco di marmo, abbandonato per decenni e già segnato da un primo tentativo maldestro di Agostino di Duccio. Secondo Giorgio Vasari, fu come assistere a un miracolo. Michelangelo riuscì a resuscitare un blocco apparentemente morto, trasformandolo in una figura piena di vita e tensione. Il David di Michelangelo è alto 5,17 metri, scolpito in un unico blocco di marmo di Carrara. Con il basamento raggiunge oltre 6,2 metri di altezza e ha un peso di 5.660 kg. Michelangelo rappresenta il giovane eroe non dopo la vittoria, ma nel momento immediatamente precedente allo scontro con Golia. Il corpo si dispone in contrapposto. Il peso poggia sulla gamba destra, mentre la sinistra è leggermente piegata e avanzata. Il busto si torce con naturalezza, accentuando la tensione muscolare. La spalla destra scende rilassata lungo il fianco, mentre la sinistra si solleva, pronta a tendere la fionda dietro la schiena. La mano destra, nervosa e scattante, mostra le vene in rilievo mentre stringe con decisione il sasso con cui colpirà il gigante. La sinistra trattiene la fionda, piegata dietro la schiena, pronta all'azione. Il volto unisce calma interiore e determinazione. Le sopracciglia aggrottate e lo sguardo profondo esprimono concentrazione assoluta. I capelli, mossi e voluminosi, incorniciano il volto con vitalità e realismo. Michelangelo si ispira al Doriforos di Policleto, ma lo supera con maggiore intensità emotiva e realismo. Fondamentale è il ruolo del disegno e degli schizzi preparatori. Michelangelo studiava ogni dettaglio anatomico per raggiungere la perfezione. La tecnica scultorea consente di levigare il marmo fino a ottenere effetti di chiaroscuro morbidi e quasi pittorici, alternati a contrasti più netti, come nella capigliatura, aumentando il realismo e la vitalità della figura. Alcuni dettagli anatomici, come mani e testa leggermente più grandi, sono scelte prospettiche. La statua doveva essere osservata da un punto di vista più in basso. Infatti la prima commissione prevedeva la scultura collocata su uno sperone della cupola di Santa Maria del Fiore. Dopo il completamento dell'opera, il gonfaloniere Pier Soderini decise di collocare il David in Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, come simbolo della libertà fiorentina. Nel 1873 l'opera fu trasferita alla Galleria dell'Accademia per proteggerla dai danni atmosferici, sostituita da una copia perfetta in piazza. Questa copia è oggi quasi più famosa di quanto si pensi. Molti turisti, poco informati, la scambiano per il capolavoro di Michelangelo, si fanno selfie e si emozionano davanti ad essa, credendo di ammirare l'originale. Infine, nel Rinascimento, il corpo maschile era apprezzato per equilibrio e armonia, non per virilità evidente. Il David non è solo una scultura. È una dichiarazione di forza e di fede nell'uomo, un capolavoro che ancora oggi emoziona milioni di visitatori. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale Art Time per scoprire insieme a me altri capolavori dell'arte. Se il video ti è piaciuto metti un bel like e condividi i tuoi commenti qui sotto. Condividi il video con i tuoi amici e non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Ciao!